Zeke Yeager è un personaggio che ha compreso a fondo l'odio radicato nella condizione degli Eldiani e ha maturato una convinzione tanto estrema quanto lucida. Per porre fine al dolore e alla sofferenza nel mondo era necessario intervenire alla radice. Nonostante le sue azioni possano apparire crudeli, Zeke non è un villain nel senso tradizionale. Le sue intenzioni sono sempre state, nell'orizzonte morale, rivolte a un bene superiore, quello dell'intera umanità. Il suo pensiero si fonda su un'ideologia utilitarista distorta che giustifica il sacrificio di vite umane in nome di una pace definitiva. È attraverso questa logica che arriva a concepire e sostenere il piano di eutanasia eldiana, un progetto radicale per interrompere il ciclo della sofferenza umana, eliminando la capacità stessa del popolo eldiano di riprodursi. Secondo Zeke, il mondo è prigioniero di un ciclo perpetuo di odio e dolore e l'unico modo per spezzarlo è distruggerne la causa originaria. Tuttavia questa visione non nasce dal nulla, è il prodotto di una vita segnata dalla tragedia. Dalla nascita fino all'età adulta, Zeke è stato vittima di oppressione, discriminazione e indottrinamento. Cresciuto sotto il regime dei Marleyiani, ha interiorizzato fin da piccolo la percezione di sé come essere inferiore. Il suo unico desiderio da bambino era quello di essere amato dai genitori, ma ciò che ricevette fu solo il peso schiacciante del sogno di suo padre, Grisha Yeager, la restaurazione dell'antica nazione di Eldia. Grisha proiettò su Zeke tutte le sue aspettative, tentando di forgiare in lui il figlio perfetto, colui che avrebbe portato avanti la causa rivoluzionaria. Ma Zeke non riusciva a collimare con quel modello, era un bambino costretto a recitare un ruolo che non gli apparteneva. Questo lo portò a un punto di rottura. L'incontro con Tom Xaver, figura paterna alternativa, cambia tutto. Xaver non solo gli offre l'accettazione che gli era sempre mancata, ma lo introduce a una visione nichilista e antinatalista del mondo. Attraverso Tom, Zeke arriva a credere che Eldiani, Marleyiani e il resto dell'umanità siano condannati a una coesistenza fondata sulla sofferenza. Nella mente di Zeke l'eliminazione del popolo eldiano non rappresenta un atto di crudeltà, bensì un'estrema forma di liberazione. Se gli Eldiani non esistessero più, non ci sarebbero più titani, e senza titani l'umanità cesserebbe di essere minacciata. Il suo ragionamento, per quanto radicale, si sviluppa su una base logica coerente. Se la sofferenza nasce dall'esistenza stessa, allora impedire la nascita equivale a impedire il dolore. Questa è la filosofia che guida la sua ideologia, l'antinatalismo. Secondo questa visione, la procreazione è moralmente discutibile perché implica l'introduzione inevitabile di sofferenza in un individuo che non ha chiesto di esistere. Per Zeke, la sola assenza di dolore rappresenta già un bene in sé. Il piacere, pur essendo desiderabile, non è necessario per definire il bene, ma la sofferenza invece è un male da cui liberarsi a qualunque costo. Di conseguenza, un'esistenza mai nata e priva di dolore è dunque preferibile ad una vita segnata da trauma, oppressione e tragedia. Questa visione trova inquietanti paralleli con le derive storiche dell'eugenetica, emerse con forza durante il XX secolo, in particolare nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. Sull'onda delle teorie darwiniane di selezione naturale, alcune società tentarono di manipolare i tratti genetici della popolazione per ottimizzare la specie umana, selezionando ciò che veniva considerato desiderabile ed eliminare ciò che era ritenuto difettoso. Allo stesso modo, Zeke si pone come giudice assoluto del valore della vita e arriva a credere che l'unico modo per evitare la trasmissione della sofferenza genetica sia bloccare del tutto il processo riproduttivo degli Eldiani. Ma qui si manifesta il nucleo problematico della sua visione. Zeke proietta il proprio dolore personale sull'intera popolazione eldiana, assumendo che tutti siano destinati a vivere lo stesso inferno emotivo che ha conosciuto lui.
Questa generalizzazione è fallace e profondamente pessimistica, ignora il fatto che molti eldiani, in particolare quelli vissuti dentro le mura, lontano dall'oppressione marleyana, hanno avuto esistenze dignitose, piene di relazioni, significato e felicità. La sua ideologia si basa su un'assunzione totalizzante e autocentrata, ovvero che la sofferenza sia universale, che la speranza sia un'illusione e che ogni nascita sia una condanna. Il mondo ideale che Zik immagina, libero dalla sofferenza grazie all'assenza degli eldiani, non è altro che una costruzione mentale, un'utopia negativa partorita da una mente ferita. La sua idea di felicità assoluta non nasce da una comprensione autentica della vita altrui, ma da un profondo dolore personale non risolto. Il mondo perfetto che Zik immagina, un'esistenza purificata dalla sofferenza, non può esistere. Non esisterà mai una realtà fatta di sola felicità, così come non esisterà mai un mondo privo di conflitto. Il suo piano di eutanasia parte da un presupposto sbagliato, che l'eradicazione del popolo eldiano porterebbe automaticamente alla pace globale. Ma la storia e la natura umana raccontano il contrario. Anche in assenza degli eldiani, le tensioni geopolitiche non dissolverebbero. Marley continuerebbe la sua espansione militare, e potenze come Izuro potrebbero innescare nuovi conflitti. L'idea che i titani siano l'unico problema del mondo è una semplificazione eccessiva che ignora la struttura ciclica e radicata dell'odio tra le nazioni. Il piano di Zik elimina una causa, ma non affronta il meccanismo stesso della violenza. C'è poi un altro nodo critico, la svalutazione del piacere umano a fronte della paura del dolore. La filosofia antinatalista di Zik presuppone che ogni forma di sofferenza superi qualunque piacere possibile. Ma questa è una visione estrema e unilateralmente pessimista. Cosa accadrebbe, per esempio, se il mondo evolvesse? Se la società marleyana diventasse più progressista e riconoscesse agli eldiani la loro umanità? In uno scenario del genere, impedire loro di avere figli sarebbe una violazione profonda della libertà individuale e privarli anche della possibilità di una vita piena, affettiva e generativa. Eppure, nella mente di Zik, tutto questo è giustificato. Il sacrificio di un'intera generazione privata della possibilità di procreare ha un senso superiore. Impedire un'eternità di sofferenza per tutte le generazioni future. È questa la tragedia ultima. Zik vuole salvare il mondo, nonostante il mondo stesso non voglia essere salvato. Vuole eliminarne il dolore al costo della libertà, dell'identità e della possibilità di scelta. Ma in questo paradosso si cela l'essenza dell'attacco dei giganti. Una narrazione densa di dilemmi morali, di scelte impossibili e di visioni del mondo inconciliabili. Hajime Isayama ha costruito un'opera che non offre risposte semplici, ma ci costringe a confrontarci con la complessità della condizione umana. Discutere il piano di Zik non significa soltanto parlare di un personaggio fittizio, ma riflettere sui limiti della morale, sull'etica del sacrificio e sul confine sottile tra giustizia e annientamento. Ma a ben vedere, l'ideologia di Zik è una rinuncia camuffata da saggezza. La sua visione non è altro che la razionalizzazione disperata di un fallimento personale. Non essendo riuscito a vivere, vuole impedire che gli altri ci provino. Zik non cerca la pace, cerca la fine. Non combatte per un futuro migliore, ma per l'annullamento del futuro. Si atteggia a salvatore dell'umanità, ma il suo piano non salva nessuno. Semplicemente cancella tutti e con loro ogni possibilità di dolore e di felicità. Dietro l'apparente compassione si cela una logica algida, asettica, sterilmente matematica. La felicità non è garantita, quindi non vale il rischio. L'amore può fallire, quindi meglio evitare. La libertà può ferire, quindi meglio toglierla. È un pensiero che si nutre sul cinismo, che vede la vita solo come un errore da correggere, come un mistero da affrontare. Ma chi è Zik per decidere che una vita non vissuta valga più di una vita imperfetta? Chi gli ha dato l'autorità morale di spegnere il fuoco della volontà umana solo perché lui, bruciato dalle sue cicatrici, ha deciso che scaldarsi non vale la pena?
Zeke si crede superiore perché ha capito. Ma capire non basta. Anche Caino ha capito, eppure ha ucciso. Anche Pilato ha capito, eppure si è lavato le mani. Capire senza agire, giudicare senza rischiare, è comodo. È il lusso dei codardi travestiti da filosofi, perché la verità è semplice. Zeke non ha avuto il coraggio di credere nella vita. Non ha avuto la forza di combattere per cambiare un mondo ingiusto. Ha scelto di spegnerlo. È un nichilista che pretende di passare per martire. E allora, per quanto radicale e mostruosa possa sembrare, c'è una figura che si staglia all'opposto, colui che non ha cercato la fine, ma lo scontro, colui che ha detto: se il mondo è malato, allora lo affronto, se mi teme lo costringerò a guidarmi, se vuole negarmi l'esistenza, io la imporrò con la forza. Non è una figura pura, non è morale, ma è viva. E nel deserto etico lasciato da Zeke, Eren è l'urlo di chi rifiuta l'annientamento come soluzione, è l'espressione ultima della volontà, quella di non piegarsi al dolore ma di rispondere col fuoco, di non cancellarsi per paura ma di esistere fino all'estremo, fino alla distruzione se necessario. È davvero moralmente superiore chi sceglie di spegnere tutto per non rischiare il dolore? O chi, pur sapendo che il dolore è inevitabile, decide di affrontarlo a viso aperto anche a costo di trascinare il mondo con sé? È più giusto anestetizzare l'umanità o scuoterla? È più etico spegnere un popolo o obbligare gli dei a guardare negli occhi le proprie creazioni? O forse la domanda più scomoda è questa: in un mondo in cui tutto è già compromesso, chi è davvero il mostro? Colui che cerca di uccidere il futuro per salvarlo? O colui che si fa carico del presente anche se questo significa diventare l'incarnazione dell'odio? E tu, lettore, spettatore, giudice temporaneo di questi dilemmi, saresti davvero pronto a scegliere? Hai il coraggio di voltare le spalle al dolore o la dignità di attraversarlo fino in fondo? Perché in un mondo come quello di Attack on Titan la neutralità non esiste. O spezzi la catena o la perpetui, ma in entrambi i casi hai del sangue sulle mani. Beyond All.